Salve ragazzi, eccoci qua, di nuovo nel mio garage. Questo è il motore della nostra Vespa 50L. Iniziamo a smontarlo e vedere quali sorprese ci riserverà. Da questo motore sono già stati smontati ruota, marmitta, cuffia e carburatore. Proseguiamo con il resto. Ah, dimenticavo! Questo è un attrezzo assolutamente indispensabile per fare questo lavoro e anche per molti altri. Il costo tutto sommato è abbastanza economico, per cui vi metto il link in descrizione. Proviamo a metterci i guanti, perché poi in realtà a me non riesce a lavorare con i guanti, però visto che si tratta di una cosa abbastanza sporca, vediamo e iniziamo a smontare la leva della messa in moto. Questo è un carter prima serie che naturalmente andrà pulito e poi verniciato. Togliamo il tappo di carico dell'olio e adesso quello dello scarico per svuotare completamente i carter. Qualcuno deve aver già messo mani in questo motore perché c'è già il segno di riconoscimento fra il piatto dello statore e il carter. Questo motore deve aver preso una bella scaldata, perché questa sembrano i tracci della gomma che si è sciolta del passacavo della candela. Vedete qua. Ricordiamoci di togliere la chiavetta, altrimenti la perderemo. Carburazione forse un po' ricca, ma abbiamo visto di peggio. Guardiamo la testa e abbiamo un 90. Il gruppo termico non sembra aver avuto una scaldata, per cui mi viene da pensare che
la scaldata l'abbia avuta con il cilindro vecchio, magari il 50, e che poi a seguito si sia pensato di montare un 90. Per svitare i bulloni del carte frizione dovremo prima togliere tutto lo sporco grosso, altrimenti non entriamo con la chiave. Adesso facciamo attenzione perché non tutti i buloni hanno la stessa lunghezza. Eccoli qua, vedete? Quindi, come abbiamo visto, abbiamo 1, 2, 3 e 4 viti più corte, mentre le due lunghe vanno all'estremità, vicino all'attacco della ruota. Eccoli qua. Togliamo il carterino dove è montato il meccanismo spingidisco e iniziamo a smontare la frizione. Per poter togliere il dado dobbiamo prima allargare la linguetta di sicurezza, quella linguetta che appunto serve ad evitare che il dado si sviti. Quando rimonteremo dovremo fare attenzione perché le rondelle, come vedete, hanno una posizione precisa. Per toglierle mi aiuterò con una calamita. Per togliere il pacco frizione usiamo il suo estrattore, vi metto il link in descrizione. Ruotiamo la campana fino a dove si vedono i denti in modo da poter togliere il pignoncino. Chiavetta, altra chiavetta. Come potete notare, la chiavetta dell'albero è decisamente più grande della chiavetta della frizione, per cui stiamo attenti. Dato che le viti del cutter hanno misure diverse, prima di smontarlo mi sono riportato su un cartoncino il disegno della guarnizione, così potrò segnare in ogni foro le misure esatte di ogni vite e andare così a rimontarle al posto giusto, onde evitare spiacevoli errori.
Ecco qua il bullone da 80, i 3 bulloni da 75, i 2 da 58 e i 5 da 43. E adesso qualche colpetto nei punti giusti per vedere di aprire il carter. Ed ecco finalmente aperto il nostro blocco motore. Nel prossimo episodio andremo a smontare le singole parti che sono chiuse all'interno e vedremo anche alcune stranezze che ho già notato all'interno del motore. Alla prossima!